Buongiorno! Ciao e benvenuti in un nuovo video. Come vedete sono da sola stamani. Tutto ok, niente di grave, Fede si sta un po' riposando su Charlie, aveva un po' un accenno di mal di testa. Ieri abbiamo guidato, anzi vi correggo, ha guidato tantissimo per questa strada che è la NC 500, la strada nord costiera panoramica. Siamo, come vi ricordo, nella parte nord-ovest della Scozia e abbiamo fatto molta difficoltà ieri sera a trovare questo posto per dormire. Vi dicevo che ieri insomma c'è stato un po' di sbattimento per trovare un posto dove sostare e dormire, perché tutta questa zona è un po' off limits per i pernottamenti. Tutti i parcheggi sono no overnight, cioè significa che non potete pernottare, potete stare nel parcheggio o nella piazzola anche in natura, perché ce ne sono, soltanto fino alle 22 e fino alle 8 del mattino appunto è vietato. Quindi stanchi dopo la guida, insomma è stato un po' un problema. Finalmente siamo arrivati in questo parcheggio stremati, come vi dicevo era tardi, era quasi buio e abbiamo cenato appunto al volo e poi siamo andati subito a letto. Stamani rileggevo le norme del cartello, ieri sera abbiamo dato un'occhiata veloce, e dove c'è scritto che si può pernottare in questo parcheggio purché non si ecceda la superficie, cioè non si apra tende da tetto, non si metta sgabelli, tavoli, sedie, cioè non si campeggi. E così devo dire che a noi sta più che bene come regola, perché magari essendo un punto panoramico su una spiaggia fortemente turistico, anche perché ora vi farò vedere c'è una zip line che passa proprio sopra questa meravigliosa spiaggia, e quindi qui si creerebbe diciamo così un piccolo campeggio. Ma così ci sta bene, in questo modo le persone stanche del viaggio possono arrivare, parcheggiare nel loro spazio, chiudere tutto e dormire. È quello che cercavamo. Faccio vedere, non so se si nota dalla GoPro, c'è questo doppio cavo che arriva da una parte all'altra della spiaggia e ogni tanto passa qualcuno appeso. Quindi sinceramente, detto tra noi, visto che si paga per fare la zipline, è un punto turistico dove insomma abbiamo capito molti giovani ci accedono, ci è venuto il dubbio che magari questo parcheggio non fosse vietato proprio per favorire così l'uso e l'accesso a questa zipline. Voi che dite? Guardate che meraviglia, è gigante questa spiaggia, questa sabbia così chiara, non te l'aspetti in questa zona della Scozia. Poi stanotte, come vi dicevo, ha piovuto, quindi ora è anche più scura di come la vedete. Sotto si vede la sabbia più chiara, vedete? Stavo aspettando che uscisse un raggio di sole per farvela vedere illuminata, ma ha deciso che sarà tappato il cielo per non so quanto tempo. Qui arriva la marea, vedete? C'è ancora bagnato, è tutto levigato dalla marea che ora è ben ritirata, e guardate che striature rosa che emergono dalla sabbia. Sono andata più vicina alla battigia, guardate che bellezza, senza sole ma si vedono comunque, probabilmente perché sarà di origine corallina, non sono sicura, non lo so, però è incredibile, questo rosa è veramente bello. Ecco che passa un ragazzo sulla zipline, vi faccio vedere in diretta. Sono sotto! È arrivato già di là. Partiamo e subito siamo accanto alla roccia rotolante.
Speriamo di no. In giù. The Rolling Stones. Panorama sempre degno di nota. E buongiorno anche da parte mia. Oggi stiamo facendo un po' di spostamenti e praticamente ogni 100 metri c'è un affaccio, una spiaggia, un fiordo, una vallata, qualcosa da vedere. Bellezza. A dar retta ci vorrebbero 10 anni. Spiagge bianchissime, c'è anche una leggera pioggerellina impercettibile. Vento. Fresco e ventoso e nuvoloso, il sole oggi non c'è. Ma ha messo, come vi accennavamo, una perturbazione che il grosso dovrebbe arrivare domani, però già oggi si prepara perché oggi non vediamo un frammento di cielo pulito. Noi adesso siamo in questo punto e questa è la punta estrema dove c'è il faro, si chiama Far Right Head. C'è da fare una bella camminata. Visto il tempo, la camminata è lunga, siamo più per il no. Anche perché ieri, quando si è fatto tutta quella passeggiata su quelle scogliere, abbiamo fatto 10 km e quindi qui per raggiungere da un punto all'altro ovviamente non è dritta, devi fare tutto zig-zag più i dislivelli ed è bella tosta. No, più che altro poi fosse una giornata di sole, uno si fa dei panini, porta da bere con lo zaino, qui ci vogliono delle ore e quindi siccome sta chiudendo ancora di più non abbiamo voglia di prenderci tutta quest'acqua magari. Però oggi mi andrebbe più una pasta. Oggi una faremo pasta, la pasta. Non abbiamo il ragù purtroppo, No. però magari con il pesto. Mannaggia, non ce l'hanno fatto portare. No, qui si vede ancora meglio il paesino, chiama Darnes e come zona è parte più a nord-ovest della parte nord della Scozia. Anche questa vecchia abbazia è stata costruita in un luogo senza panorama. Ho letto meglio i cartelli appesi al cancello dove inizia il trail, la camminata, e è vietato anche per le biciclette, quindi va fatta per forza a piedi. Fra andata e ritorno sono circa 6-7 km, quindi con questo meteo insomma non ce la sentiamo, dai. E Gin e Tonic Gin e Tonic stanno dentro oggi. Esatto. Quanti gradi sono? 11 gradi comunque, insomma. 11 gradi. Lui è sportivo in maglietta, ma io ho freddo. La speranza è sempre l'ultima a morire. Guardate lui che ci è passato col sidecar. Ciao! C'ha la moglie C'ha la moglie accanto, l'abbiamo visto prima. Ci ha ringraziato perché l'abbiamo lasciato passare. E voi ci stareste passeggeri sul sidecar? Forse. Bassissimi da terra. Basta, la moglie è tutta chiusa, il sidecar proprio completamente chiuso. Vabbè, vista la stagione, insomma, e il paese di riferimento. Ogni curva, ragazzi, è un colpo al cuore. Ogni curva. Colori. Che villettine, manieri che ci sono. C'è un vento fortissimo, ragazzi, e tra poco il sole ci abbandonerà di nuovo. Abbiamo trovato questa mappa fatta veramente molto bene. Noi siamo qui e troviamo tutte le attrazioni da visitare. Ce n'è di roba da mettere sotto i denti. Ecco, Proprio così. proprio si finisce sempre lì, insomma. Ora vediamo quante ne riusciamo a vedere. Che poi da sottolineare che tutta questa zona è geoparco e c'è lo stampo dell'UNESCO. Era da tanto che non si trovava. Sì. Si chiama il Geopark del Nord-West delle Highlands, perché Nord-West è nord-ovest.
dicevo, ora ci aspettano 50 miglia, tutte di single track road. Ogni 100 metri c'è la piazzola per far passare le macchine che si incrocia e ovviamente ci salutiamo. Quindi ci vorrebbe la manina della regina Elisabetta, quella che si muove da sola così, per salutare tutti. Perché salutano tutti e ringraziano, cioè anche se si fermano loro per far passare noi, salutano e ringraziano. In più ci salutiamo tra camperisti. Quindi è tutto un saluto, è tutto alza questa mano, abbassa, alza. Siamo in mezzo al nulla, ragazzi, ci siamo persi, guardate il fiume, chissà se viene risalito dai salmoni. Però ora come si fa che ci siamo persi? Ho la soluzione! La cabina del telefono. Pronto? Scusate, ma mi sono perso. Come faccio a raggiungere il luogo dove devo andare? Cioè, per dove devo andare? Che strada devo fare? Da che parte devo andare? Ok, grazie. Thank you very much. Qui ragazzi lo stop è doveroso, perché di fronte a questa maestosità di natura possiamo non fermarci a fare delle foto. C'è un bel vento, speriamo che si senta l'audio. Ci sono tantissimi fiumiciattoli, torrenti d'acqua che confluiscono tutti in fiumi più grandi e vanno poi a formare questi laghi. Questo è un passing place, ma è bello ampio, quindi ci permette anche di fermarci a fare qualche fotografia. Questi fiumiciattoli che hanno quest'acqua scura, sembra la Guinness, un po' come abbiamo trovato in Irlanda. Tutti i fiumi irlandesi abbiamo fatto spesso la battuta che se mettevi il boccale nel fiume la riempivi di Guinness. È vero, cioè l'acqua è spumeggiante, ricorda proprio la schiuma della Guinness, e poi è scura, non so se è di origine ferrosa oppure perché passa in mezzo a questi campi dove sotto c'è la torba, ricordate, vi abbiamo spiegato, probabilmente prende il colore scuro della torba. Indovinate, ci siamo rifermati, bisogna stare attenti a dove si mette il piede perché qui si sprofonda, è tutta torba, è da qui che viene il detto forse dell'acqua torbida quando è tutta sporca, nera. Guardate qua, è un tappeto erboso. Cioè è il tappeto quello del jumping. Ma ci siamo fermati perché c'è una cascata. Ecco il paesino e ecco il super fiordo. Il paesino è una casa. Sì, vabbè. Guardate che fiordo. Mamma mia. La casa è il paesino. Questo è tutto il paesino, diciamo, sì. In ogni frazione ci sono i bagni pubblici, quindi da quel punto di vista insomma è comodo, sia per chi ha il bagno a bordo, diciamo così, lo deve scaricare, sia per chi viaggia in macchina magari non ce l'ha. Noi ne abbiamo già usufruito paese precedente, quindi siamo a posto, quindi proseguiamo. Ah, sei a posto, quindi anche oggi No, si salta a posto il pranzo. no. Ah no, ha detto a posto. Nel senso sono seduto, ma la pancia brontola. Perché questo territorio fa venire una fame dal lupo. Perché siccome sono l'1:30, stavo aspettando la chiamata, capito? Ho detto ora dice ma quando si mangia? Allora gliel'ho servita. Sì, oggi ce la siamo presa comoda, ci godiamo anche i paesaggi che attraversiamo, ci fermiamo. Ci fermiamo ogni 2 minuti praticamente, sì. Foto, video, eccetera eccetera, ma è bello assaporare veramente queste zone. Indovinate un po'? Un altro fiordo! Ma siamo in Norvegia! Si passa da un fiordo a laghetti, ruscelli a un altro fiordo.
Come vedete siamo sempre lungo la NC 500, abbiamo quel simbolo blu con il cardo. Abbiamo già fatto 119 miglia dalla cittadina di John O'Groats, dove abbiamo visto il punto più a nord-est di tutto il Regno Unito. Ci siamo fermati nuovamente perché abbiamo attraversato un ponte che passa su un fiume e lo vogliamo fotografare. Guardate che corrente! Mamma mia! E nel frattempo si è rimessa a piovere. Corriamo da Charlie. Ci sono i salmoni? Non salta nessuno, piove. Vedi, in un attimo piove. Piove. Lo so che vi stavate preoccupando, ma non abbiate timore, che noi di fame non si muore. Siamo a tavola, ora mangiamo. Nessuno si preoccupava, No, ma sai, bisogna mantenere alto il Penso nostro proprio di no. prestigio. Era solo te che ti preoccupavi. Un po' sì. Che ti facessi saltare il pranzo a crackers e a banane come ieri. No. È rimasto traumatizzato. Forse per quello ti è venuto il mal di testa ieri sera. Ci sta. Però il pranzo è assicurato, abbiamo tolto dal freezer anche la cena per stasera, quindi meglio di così. Giro ci siamo fermati, ma ne vale veramente la pena perché abbiamo fatto un incontro di quelli che non si possono perdere in queste zone. Abbiamo trovato le mucche con la frangetta. Ragazzi, le Highland Cow sono le vacche tipiche di tutte le Highlands, che hanno tutta questa pettinatura, sembra che abbiano una parrucca. Qui ci sono di due colori, le avevamo già viste nel 2019, ma vederle è sempre un'emozione unica. Sono tranquille, pacifiche, mangiano e se ne fregano di tutto il resto. C'è una miriade di persone a fargli le foto e video. Io infatti l'ho viste con la coda dell'occhio, mi sono fermato subito e siamo scesi giù. Le cercavamo per riprenderle, farle rivedere, ma non è sempre facile perché a volte non sono lungo strada, sono nelle farm, nelle fattorie interne. Invece qui sono proprio lungo la strada principale. Guardate bellina, sono tutte venute qui da noi a salutarci e dovete sentire come strappano l'erba. Guarda, sì, Sì, buona, vero? Buona. Saluta i tickets. Ciao tickets. Ciao frangetta. Che emozione, Che belle. Erano tra gli animali che volevamo rivedere in Scozia. Ciao. Dopo questo piacevolissimo incontro ci siamo spostati e guardate la natura che cosa ci offre. Qui ci sono dei boschi, sembra di aver cambiato completamente nazione, c'è anche il rimbombo della montagna, il fiume, si respira un'aria veramente pulita.
sorta di anello e poi ritorna di nuovo sulla strada panoramica che abbiamo percorso finora. È un po' più stretta ancora, però anche qui ci sono i passing place, cioè le zone dove far passare il traffico alternato. Da questa zona, lo ricordiamo, è un geoparco, quindi dovremo praticamente avvicinarci alla costa con questa deviazione. Sicuramente le bellezze ci sono in ogni angolo, non sappiamo dove guardare, siamo impazziti. Vi abbiamo appena fatto vedere una cascata dal drone per quanto ci si potesse avvicinare, perché c'è tanta vegetazione. Oggi abbiamo messo sotto torchio tutta la nostra attrezzatura con tutte le riprese possibili e immaginabili, perché, lo ripeto per l'ennesima volta, saremo ripetitivi, lo so, ma questa zona è stupenda. 'La pista della Polistille. Polistille! Mamma mia! E siamo tornati a suonare il clacson. Vai con le stradine. Mancano solo gli elfi, gli gnomi, le fate e poi siamo tutti. Qualche saga fantasy è stata girata qua, sicuramente, perché questi sono luoghi veramente che si prestano. L'asfalto è buono, però ovviamente la strada è stretta e tortuosa. Non siamo sciagurati noi, abbiamo visto altri van, altri camper prendere questa strada per fare questa deviazione panoramica che vi dicevo. Ma poi è limitata a 24 tonnellate e mezzo, quindi voglio dire. Sì, infatti. Però loro gli scozzesi adorano queste strade single track a carreggiata singola, con questi slarghi per passare il traffico in scambio, diciamo. Aia, aia. Ma discesa, no? Sì, discesa. Oddio, ma questi sono pazzi. Guarda, la macchina ci è passata poco fa davanti e laggiù, cioè 25%. Me le immaginavo proprio così. Voi come ve le immaginavate? Infatti a Marta un po' di giorni fa gli ho detto: ma le Highlands quando è che ci si arriva? E non ti preoccupare che ce ne accorgiamo quando ci si arriva. Veramente ragazzi, lo so che siamo noiosi, ve l'abbiamo detto 1 milione di volte, ma è un'immersione nella potenza della natura. Cioè non saprei cos'altro dirvi, vi vorrei passare le emozioni, spero che le percepiate, perché è una cosa bellissima. Ma renditi conto. Ma ti rendi conto? Là c'è il sole, c'è il cielo. Ciao! Ciao bellino! Guardate là! Il signore con la casetta e il garage e la macchina parcheggiata c'ha anche il cervo parcheggiato. Ma è vivo, eh? Sì. Cioè, ciao bello! Vieni, vieni, non ti facciamo niente, avvicinati. Continua a mangiare la sua erbetta. Vieni, vieni. Un dipinto di Monet, ragazzi, guardate che roba. È lunga la strada, c'è da fare tutta questa strada fino ad arrivare sulla NC 500. Questa gialla è la NC 500, quella costiera, diciamo che poi costiera non è, ma insomma è quella principale. E questa è la deviazione, questa in rosso, che vi dicevo prima, che fa una specie di giro ad anello e torna nuovamente qui.
quindi la nostra destinazione è Loch Inver in questo momento. Però questa deviazione ci sta regalando forti emozioni come questa che abbiamo davanti agli occhi. È ricominciato a piovere, siamo arrivati alla scogliera del mare aperto. Perché guardate qua che passaggi, guardate che passaggi. Che c'è di qua? Ci sono anche le pecore che spesso sono in mezzo alla strada. La cosa particolare è che ogni frazione ha mantenuto la propria cabina telefonica, quelle rosse mitiche che non si vedono solo a Londra, ma le abbiamo trovate qui in diverse frazioni della zona, e sopra c'è scritto proprio il nome di riferimento del paese, della frazione. E pensare che queste cabine sono tutt'oggi in uso, funzionano, quando alzate la cornetta si sente il segnale. Ed eccoci fuori dal tunnel, in mezzo alla civiltà. di nuovo in mezzo alla civiltà, e siamo arrivati al paese di Loch Inver. Ora ci fermiamo così guardiamo dove poter andare. Dobbiamo cercare un posto per la notte e purtroppo mi sa che si ripone il problema dei parcheggi che non si può stare la notte, dove non si può stare la notte. Ragazzi, non ci sono buone notizie per niente. Avevo messo dello Scottex qui al bordo del frigo perché stamani mi era caduta un po' d'acqua mentre sistemavo e pulivo un po' il piano cottura qui sopra. Quindi ho detto, ma che sbadata, è caduta l'acqua nel tappeto, e ci ho messo un po' di carta. Ora, dopo che Fede ha fatto il carico, sono tornata qua, ho guardato la carta e era tutta bagnata, quasi tutta. Ora sta aumentando. Fede ha aperto sotto il garage, guardate qua, guardate il mobile del serbatoio, non so se si vede che c'ha le chiazze. Porca miseria ragazzi, qui non si può mai stare tranquilli, mai mai. Ci sono queste strisciate di acqua e il mobile, vi ricordo che per chi non lo sapesse che lì dietro c'è il serbatoio. Speriamo vivamente che non sia quello, speriamo vivamente che non si sia bucato il serbatoio. Fede è in silenzio stampa perché è arrabbiato. Cioè non si può mai stare tranquilli 5 minuti. E niente, non so che dirvi. Ora dobbiamo tirare fuori un po' di cose dal garage, gli vado a dare una mano, poi vi aggiorniamo. Allora, che bello bagnato ragazzi, eh? è bello bagnato, ha aperto, cioè ha controllato il ripiano superiore del serbatoio. E il vaso d'espansione sembra intatto, ma lì vicino c'è acqua, quindi non si capisce. Potrebbe essere questo raccordo. Dentro la vaschetta qui non si è schiantato il vaso d'espansione, che qui è tutto fradicio, bagnato. Secondo me si è schiantato il vaso di espansione, che ha tracimato all'acqua, e guardate, vedete, ha bagnato la paratia di legno del serbatoio, e l'acqua poi ha cominciato, essendo leggermente in discesa al pavimento, a arrivare vicino al frigo. Vaso d'espansione della fiamma, tanto per cambiare. Sì, ecco. Si torna sempre lì, non è che ce l'abbiamo con la fiamma, ma tutto quello che è della fiamma si schianta. Allora, come vedete, noi abbiamo messo sotto al vaso d'espansione questa vaschetta e abbiamo messo tutte le carte, i pezzi di carta assorbente intorno ai bocchettoni. Sono cose brutte, lo so che sono brutte, però come vedete sono molto utili. Guardate qui quanta acqua che abbiamo qui sotto. E qui ovviamente il vaso d'espansione è avvitato a questa tavola di legno che è fradicio, zuppo, tutta la carta è bagnata, qui si è bagnato tutto, e l'acqua ovviamente cola di sotto, esce dalle varie fessure e va davanti. Quindi qui abbiamo, infatti la vaschetta è piena d'acqua, è fradicia, vedete, tutta bagnata.
Quindi questo vaso di espansione andrà sicuramente cambiato. Ora il problema è come fare, perché noi siamo in Scozia. Questo qui lo dovrò smontare tutto, quindi ora ovviamente siamo a fine giornata, fuori piove, dobbiamo trovare un posto dove poter fare questo lavoro. Speriamo di sistemare tutto. Non so se la soluzione può essere di bypassare il vaso di espansione e fare senza, poi dopo l'acqua viene a spruzzi, tutta così, no? Però se non perde l'acqua perlomeno andiamo avanti senza problemi. Quindi a questo punto facciamo un po' di pulizia intanto, però come vedete è bagnato fradicio, ragazzi, è tutto bagnato, zuppo.